Aggiornamento di calciomercato Inter con le ultime notizie tra presente e futuro, perché superata la metà di questo gennaio il mercato interista per questa finestra invernale potrebbe essere già concluso per quanto riguarda le entrate con l'arrivo di Tayon Buchanan, perché per il momento arrivano di fatto solo smentite su possibili acquisti degli ultimi giorni di mercato, anche se è sempre bene tenere le antenne dritte perché qualcosa in uscita invece si sta muovendo. Agumé è già andato al Siviglia, lo sappiamo. Sensi è nel mirino dell'Leicester. Ho visto qualcuno in queste ore scrivere che la trattativa sarebbe congelata e si sarebbe fermata. In realtà, da quello che sappiamo noi, la società inglese e soprattutto il manager Maresca sono sempre molto interessati all'acquisto del centrocampista dell'Inter. C'è da far spazio in termini di ingaggio di costo rosa e anche di slot a disposizione, e poi potranno affondare il colpo con l'Inter che è disposta chiaramente a cedere Stefano Sensi. C'è poi sempre questa situazione relativa ad Alexis Sanchez da monitorare, ma comunque per ora, a meno di colpi di scena, lo ripetiamo, non ci si aspettano operazioni in entrata. Anche per questo, allora, la dirigenza dell'Azzurra si sta muovendo molto per programmare le prime mosse in vista dell'estate, quindi le mosse dell'estate 2024, tra rinnovi di contratto, di cui parleremo anche nella diretta delle 19:30, e soprattutto dei colpi a parametro zero che sono diventati ormai un marchio di fabbrica dell'Inter. Attenzione quindi a Taremi, attenzione a Zielinski e non solo. Ne parliamo quindi in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti. Se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, lasciate subito un mi piace, iscrizione al canale, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e continuate a far crescere il nostro canale. Mi raccomando, clic subito sul tasto iscriviti. Parliamo di mercato, parliamo di colpi a zero e partiamo inevitabilmente da Mehdi Taremi, perché è la novità più calda di queste ore. Devo ammettere che dopo gli ultimi aggiornamenti che avevo avuto anche da persone che sono sempre molto ben informate su questa trattativa, ero rimasto un pochino spiazzato e sinceramente pensavo che si stesse raffreddando come pista quella che condurrebbe quindi Taremi all'Inter. Invece gli ultimi aggiornamenti sono molto interessanti. L'attaccante iraniano, diciamo che innanzitutto ha rifiutato le proposte di rinnovo e quindi anche in Portogallo ci confermano che è stata di fatto annunciata la propria decisione al Porto di non rinnovare e quindi di lasciare il club a parametro zero al termine di questa stagione. Pare che abbia anche declinato delle proposte dall'Arabia Saudita e dalla Turchia e stia cercando quindi di rimanere in un campionato top, voglia fare il salto in uno dei campionati top in Europa. E secondo la Gazzetta dello Sport, allora, c'è stato proprio in questi giorni un nuovo incontro tra il suo staff e la dirigenza dell'Inter, un nuovo incontro in cui sono stati prodotti, diciamo, dei significativi passi in avanti. In particolare pare che il giocatore avrebbe dato la propria priorità all'Inter e quindi sarebbe già pronta anche una bozza di contratto. Si parla di 3 milioni di euro per 3 stagioni, con una sorta di clausola che permetterebbe di liberarsi con un anno di anticipo, quindi 3 milioni all'anno per 3 anni, ma immagino con il pagamento di una buona uscita o almeno una parte dell'ingaggio può essere liberato con una stagione d'anticipo. Ci sarebbero ovviamente anche delle commissioni per l'entourage del giocatore, come avviene sempre in questi casi. Non c'è più il decreto crescita, come sappiamo, quindi a queste cifre costerà circa 1,8 milioni di euro in più all'anno all'ordo il giocatore, però non dovendo pagare il cartellino, visto che arriverebbe a parametro zero. E come dicevo, fino a qualche settimana fa sembrava che il giocatore volesse un ingaggio addirittura di poco superiore ai 5 milioni di euro. Chiaramente in questo modo le cifre vengono un po' ridimensionate a queste condizioni che stanno emergendo in questo momento. Chiaramente il caso Jalò, che l'Inter aveva in qualche modo prenotato per l'estate a parametro zero, poi invece la Juventus ha deciso di pagarlo subito e di prenderlo subito, invita ad essere cauti fino alle firme. Chiaramente pare però che la società Inter si sia portata molto avanti per prendere quindi Mehdi Taremi a zero, di fatto per prendere il sostituto di Alexis Sanchez, che andrà via a fine stagione, se non prima, in caso di colpi di scena, come dicevamo prima. Che ne pensate voi quindi di Taremi, di questo possibile affare a zero per l'Inter? Vi dico anche la mia: è un attaccante, un classe 92, quindi compirà tra poco 32 anni in questo 2024, un giocatore che è esploso tardi sui grandi palcoscenici, visto che è arrivato in Europa, in Portogallo, a Rio Ave a 28 anni, quindi non giovanissimo, e al Porto è arrivato alla sua quarta stagione ed è un po' un idolo dei tifosi, perché comunque nelle prime 3 stagioni ha sempre fatto più di 20 gol, sostanzialmente molto più di 10 assist ogni anno, quindi numeri abbastanza impressionanti, anche se ovviamente vanno contestualizzati
finalizzati al campionato portoghese. Quest'anno sta facendo più fatica, sicuramente non ha ingranato bene, i numeri credo sia arrivato ora a 6 gol circa, quindi è in ritardo rispetto al suo solito bottino. Credo possa aver influito anche l'ultima estate di mercato in cui lo aveva cercato l'Inter e poi era stato davvero ad un passo dal Milan prima di un cambio di agenti che ha fatto saltare tutto. E come giocatore, per caratteristiche, è un giocatore che a me piace, è un buon giocatore perché sa trattare il pallone, sa giocare con la squadra, ha esperienza e credo che tra i tanti attaccanti che sono stati accostati all'Inter dalla scorsa estate ad oggi sia quello per certi versi un po' più simile a Edin Dzeko come interpretazione del ruolo di attaccante, quindi anche per fare da collante, quindi per Inzaghi immagino possa essere un elemento giusto da poter inserire nel reparto offensivo da poter anche accoppiare in modo differente agli altri attaccanti che ci sono e che ci saranno. C'è da dire che ovviamente Dzeko è di un altro livello come giocatore, anche come status, ha comunque 6 anni in meno di Dzeko, quindi magari un paio d'anni ancora per lavorarci bene possono esserci su questo giocatore. Rispetto all'impatto che ha avuto fin qui Sanchez, chiaramente Taremi ha tutto per essere un upgrade. Ho sinceramente qualche dubbio sul quadro completo, più che altro che si viene a creare, più che sul giocatore in sé, che può essere un buon acquisto, sul quadro completo perché intendo che con Lautaro Martinez e Thuram che chiaramente non vogliamo toccare, dietro a questi due avresti Taremi e poi Arnautovic che come minimo un altro anno se lo farà, visto che ha un contratto ancora in vigore. E quindi di nuovo vai a giocarti una nuova stagione con due attaccanti di riserva non giovanissimi, l'incognita o comunque la variabile Taremi che a 32 anni devi misurarlo con il campionato italiano. Ecco, poter puntare su un giocatore con delle caratteristiche un po' diverse per completare il reparto, che può spaccare di più la partita senza dover essere molto di manovra e magari anche un profilo più giovane da valorizzare per gettare delle basi per il prossimo futuro, non sarebbe male, ecco. Chissà che magari non possa esserci nei piani l'aggiunta di un quinto attaccante, a quel punto il quinto sarebbe il giovane, vedremo. Nel frattempo ci spostiamo a centrocampo ed è molto calda anche la pista che conduce a Piotr Zielinski, anzi sembra addirittura più avviata questa trattativa per Zielinski piuttosto che quella per Taremi. E da Napoli vi dico che anche stamattina, anche in queste ore, mi dicevano di prestare sempre attenzione a dei possibili colpi di scena con De Laurentiis, quando c'è di mezzo De Laurentiis bisogna sempre stare attenti, e anche lo stesso Zielinski che comunque in Italia si trova bene, soprattutto a Napoli si sente a casa. Pare però davvero che non ci siano più spiragli, ecco, per questo rinnovo di contratto, quindi anche lui sta per andarsene a parametro zero e il Napoli si sta già muovendo molto sui centrocampisti per andare a sostituirlo. Qualcuno ha ipotizzato anche un possibile arrivo anticipato all'Inter già in questa finestra di mercato di gennaio, per ora questa cosa ci viene totalmente smentita. Dall'Inter dicono invece che appena ci sarà certezza che Zielinski non rinnoverà con il Napoli, si andrà in chiusura per cautelarsi da possibili inserimenti di altre squadre. Ma comunque l'Inter pare si sia portata molto avanti e a meno di sorprese anche Zielinski sembra orientato a rimanere in Italia. La proposta interista è molto allettante. Credo conoscerete già Zielinski, centrocampista, mezzala, classe 1994, un giocatore da Serie A perché comunque si è formato nell'Udinese, è cresciuto nel campionato italiano, che conosce benissimo. È stato secondo me uno dei migliori centrocampisti degli ultimi anni in Serie A. Molti sottolineano il fatto che forse non abbia compiuto quell'ultimo salto di qualità che ci si poteva aspettare. Ne parlavo con dei colleghi di Napoli, tutti mi dicono un po' la stessa cosa, ovvero che Zielinski era in partenza di fatto già prima dell'anno dello scudetto, poi è rimasto e anche il cambio modulo con Spalletti in panchina lo ha messo un pochino meno sotto i riflettori, un pochino meno al centro del progetto. Comunque negli ultimi anni sempre i suoi 5, 7, anche 10 gol li ha fatti con diversi assist anche in ogni stagione, quindi i suoi numeri comunque li ha sempre portati a casa. È un'operazione secondo me molto interessante dal momento in cui non c'è più il decreto crescita come sappiamo, quindi si torna a guardare ancora un po' di più al mercato interno, al mercato della Serie A, e i parametri zero hanno anche il vantaggio di
non andare ad appesantire il conto degli ammortamenti che all'Inter viene sempre tenuto sotto osservazione. Vai in caso di chiusura di questo affare, ti porti a casa un giocatore d'esperienza che puoi ulteriormente valorizzare in mano ad un allenatore come Simone Inzaghi, come è accaduto ad esempio anche con Hakan Çalhanoğlu, e credo che ti prepari un po' anche alla sostituzione poi di Mkhitaryan. Zielinski, in caso di arrivo all'Inter, giocherà in quella casella lì, secondo me, e per caratteristiche può avere dei compiti molto simili a quello che fa Mkhitaryan a livello anche di collegamento tra i reparti, di condurre la palla nella metà campo offensiva, con un tiro dalla distanza migliore rispetto a quello di Mkhitaryan. Chiaramente paga in tasso tecnico. Mkhitaryan per me è un giocatore di assoluto livello, anche in termini di esperienza internazionale, chiaramente pendono a favore dell'armeno. È un'operazione molto sensata, secondo me, anche se da quello che si dice è piuttosto onerosa, perché si parla di un contratto triennale con opzione per un altro anno a 4,5 milioni di euro più bonus all'anno, quindi non un ingaggio contenuto sicuramente. Qualcuno, anche alla luce di queste notizie, ci ha ricamato un pochino sopra dicendo che viene preso per sostituire uno dei titolari che verrà venduto in estate. Io sinceramente non credo che sia così automatico, perché comunque vanno via Agumé, va via Sensi, molto probabilmente anche Klassen, quindi già di base un giocatore serve. A maggior ragione se consideriamo la prossima stagione con più partite in Champions League, il mondiale per club e quindi un'altra stagione veramente probante, soprattutto per il reparto di centrocampo che è molto sollecitato. C'è da dire poi che chiaramente se prendi Zielinski e magari in questi mesi riesci a valorizzare meglio Frattesi e anche Aslani, è chiaro che magari in estate dovessero arrivare delle offerte enormi per uno dei titolari, le puoi un attimo prendere in considerazione in maniera differente, piuttosto che dover eventualmente incassare e poi andare a cercare di sostituirlo quando tutti sanno che hai un tesoretto, diventa ancora più difficile chiaramente. Vedremo se tutto verrà confermato. Infine, però, attenzione, perché ci sono anche altri nomi a zero che verranno sicuramente valutati. Alcuni sono stati già proposti e non hanno scaldato l'Inter, altri potrebbero emergere più avanti in base chiaramente a come si muoveranno anche alcune dinamiche interne e a che tipo di opportunità si presenteranno. Dall'Inghilterra, però, è tornato a girare un nome per la difesa, che è quello di Tosin Adarabioyo. Vi condivido anche la scheda transfer market di questo giocatore se non lo conoscete. Un difensore del Fulham, classe 1997, viene seguito in realtà da diverso tempo dall'Inter, infatti ve ne avevamo parlato anche l'anno scorso. Poi a inizio gennaio 2023, se non ricordo male, aveva rinnovato il proprio contratto per un solo anno, quindi lo aveva portato al 2024, per cui è di nuovo in scadenza e ora pare che possa davvero partire a zero. Un giocatore molto forte fisicamente, di piede destro, partirebbe più come un terzo di destra, un reparto dove l'Inter ha già diversi interpreti, però credo che come caratteristiche possa evolvere anche da centrale in una difesa a 3. Ha una buona gamba ed è alto quasi 2 metri, come ci dice Transfermarkt, 1,96 m secondo questa scheda, quindi sui duelli aerei è veramente molto forte, ma è un giocatore anche abituato a giocare con il pallone, con i piedi, quindi a costruire dal basso, per cui è un profilo sicuramente da tenere d'occhio. E un po' come era per Thiago Giallo, se c'è la possibilità di prendere un difensore con queste caratteristiche a parametro zero, secondo me fai sempre bene a non fartela scappare, quindi dovresti sicuramente approfondirla, visto che se poi lo valorizzi ha ancora dei margini di crescita, soprattutto in magari in una squadra come l'Inter, poi hai anche buone possibilità di trovargli un nuovo mercato di nuovo in Premier League e non solo, quindi anche in ottica player trading può essere un innesto interessante. Questi sono allora i nomi più caldi al momento, ma per quanto riguarda i parametri zero soprattutto. Come sappiamo però, come è probabile, come detto, aspettiamoci anche altre piste nelle prossime settimane. Fatemi sapere se siete d'accordo con la mia analisi sui giocatori che abbiamo trattato in questo contenuto di oggi. Ci sentiamo nel club di Passione Inter per continuare ad approfondire le notizie del momento su www.passioneinter.club. Potete entrare a far parte della nostra grande community dei sostenitori, partecipare ai nostri appuntamenti esclusivi lunedì sera, il giovedì con il watch party e molto altro. Fate un salto quindi su passioneinter.club. Io vi saluto con un altro contenuto che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.